Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti, hola Davide. Ora Laura, benvenuta, Benvenuto. benvenuti a tutti i nostri amici che sono lì, come al solito in ascolto, tutti seduti in prima fila, perché li vedo, seduti perché soprattutto oggi andiamo a reagire a una canzone che, o meglio, un artista che ci hanno scritto tante volte. E quest'artista abbiamo scoperto tante cose di lui, soprattutto che era a parte essere un cantante, ma era anche un attore cinematografico russo, che ha avuto il folklore, la nascita nell'87 con la canzone Clear Pounds, composta da David Trumanov, spero di dire bene. Di chi parliamo, Laura? Perché ti faccio dire a te il titolo anche della canzone. Lui si chiama Igor Talkov. Igor Talkov, con la canzone Yavernus. E allora questa canzone di qua la andremo a fare. Molte volte abbiamo fatto qualche canzone che ci avete detto che Igor è vivo, perché credo che avete tanto amore verso questo personaggio, questa persona, e noi rispettiamo molto. Abbiamo voluto appunto fare questa canzone, che abbiamo anche ovviamente studiato il testo, e parla di quella sofferenza che si ha nella guerra, ma nello stesso tempo anche della felicità di essere ricordati dal proprio paese. E noi lo sappiamo perché ormai viviamo molto e seguiamo molto tutto quello che accade in Russia. Siamo stati anche, fra l'altro, più volte visti anche nei telegiornali, russi, perché hanno visto che quanto amore diamo nelle nostre reazioni a tutti gli artisti. Ma questo poi ci spiegherete molto meglio nei dettagli, magari cosa ha fatto in più questo fantastico Igor. Ma per voi non accettare la morte di questo grande artista, credo che lo amavate davvero tanto, e noi siamo pronti ad ascoltarlo e pronti a portare tanta bella musica di questa persona di qua, soprattutto perché noi, come sapete, abbiamo un canale internazionale dove realmente arriviamo in tante parti del mondo, quindi vorremmo pubblicizzare questo grande artista, come abbiamo fatto con tanti altri artisti russi che realmente ci emozionano. Laura, hai qualcosa da dire magari prima che andiamo a reagire? No, Davide, come al solito riesce a stare in Russia, riesce a stare con tutti i nostri amici e speriamo bene con questa canzone. Esatto, e allora, visto che siamo pronti, venite con noi e andiamo a reagire tutti insieme a questa favolosa canzone. С войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, объявивший войну стране, и не видно конца этой войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Затихают бои на привале
Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Dai. Sì, diciamo, cari amici, realmente con questa canzone abbiamo fatto un bel salto nel passato e siamo arrivati negli anni 80, credo, o almeno inizi anni 90, perché credo che questa canzone sia proprio di quella data. Certo, andare a unire il testo con quello che abbiamo visto è molto particolare, perché abbiamo letto un testo molto specifico e credevo magari in un video, ma allora, se ti ricordi Laura, si esibivano proprio così in questi palchi con quelle luci appunto, diciamo un po' retro, come adesso sono retro, giustamente. È magnifico, ti racconta una storia, perché lui è un cantautore, ricordiamo, un cantatore, quindi poi ci direte voi anche quante canzoni avrà fatto questo splendido artista, anche se poi è morto nel 90 91 credo, quindi insomma la sua vita purtroppo è stata spezzata e non ha potuto continuare. Credo che per quello che abbiamo visto, insomma, un cantante con una voce splendida e un cantante con delle idee chiare di quello che voleva scrivere, quindi da guerra e amore, anche se i suoi testi, come ho letto, parlavano spesso di amore, ma a volte si criticava, erano anche insomma, criticavano un pochettino, perché la musica è anche questo, del resto, Laura, la musica deve arrivare al cuore delle persone, ma deve anche, insomma, mandare dei messaggi per ovviamente
perché è l'unico modo allora che c'era, insomma anche adesso c'è internet, c'è tutto, magari la musica era più facile, ma tu immagina quanti anni ha questa canzone e ancora quanto è amata, e sono sicuro che chi la vedrà non sarà soltanto nostri coetanei, ma ci saranno anche figli dei nostri coetanei, perché sono cresciuti magari con questo amore verso questo fantastico artista che ce l'avete dimostrato tante volte, anche se noi facevamo altri artisti reazionati, ma voi ugualmente parlavate sempre di Igor. Quindi in qualche modo è un personaggio molto importante per la Russia, lo è stato, ma lo sarà sempre nei vostri ricordi e nei nostri ricordi, ovviamente, perché lo porteremo spesso anche noi. Laura prima mi diceva che forse l'aveva visto in qualche film grande pure, quindi è vero Laura, quando abbiamo visto il viso di Igor, quindi magari nei commenti ci scriveranno loro, appunto scriveranno se realmente ha fatto film grossi, che magari l'abbiamo visto anche noi, sicuramente. Laura, ti lascio il microfono, insomma anche tu, credo, ti ho vista emozionata. Sì Davide, emozionatissima, perché quello che hai detto Davide è il testo della canzone, è un testo con una tristezza profonda, no? Sì. E non soltanto di quello che stiamo vivendo in questo momento, sino attraverso di tutte le storie nel mondo, dei ricordi, anche una guerra da dentro, no? Non interna. soltanto interna. Il testo è molto toccante, e vedere già con questo artista suonando questa chitarra con questa specialità, una chitarra bellissima, sì, anche il saxofono. Il saxofono che ti faceva piangere, perché sì, loro anche parlavano con delle parole, uscivano, sfuggivano delle parole in questi strumenti. È fantastico, molto bello, molto toccante, ti fa riflettere tante cose che veramente anche noi stessi soffriamo nei ricordi delle cose che abbiamo superato, abbiamo passato nel momento. Il cantante è fantastico, e spero tanto, e commenti, e sapere molto di più, che alla fine è entrato già nella nostra casa e sta con tutti noi, aspettando uscire una nuova canzone di lui. Certo, vedere una nuova canzone, perché uscirà non può uscire ovviamente, però lo vedremo da noi, certo, da noi, scrivetelo, anzi affrettatevi a scrivere qualche altra canzone. Credo che questa qua comunque ho visto che ha tanti milioni, questa è stata pubblicata su YouTube, ho visto circa 4 anni fa e ha 85 milioni di visualizzazioni, credo che sia stata presa da un vecchio repertorio ovviamente, però per dirti 85 milioni, una canzone così vecchia, 85 milioni, una canzone così vecchia di 4 mesi, esatto, capisci? E quindi quante persone insomma si sono innamorate anche con questa canzone e sono cresciute. Una persona, leggendo proprio lì, leggevo che all'inizio non la capiva quando aveva 20 anni, a 30 anni ancora non tanto, a 40 anni ha capito il testo. Cioè mi ha colpito questo commento di questo russo che diceva appunto questo, con la maturità, come andavi a capire meglio le parole proprio di questa canzone, profonda ovviamente. Laura, è vero, Davide. Noi come al solito siamo contenti di andare a reagire alle canzoni russe, perché realmente insomma ci danno e ci lasciano sempre qualcosa in più. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, vi ricordo che abbiamo creato anche un profilo VK, quindi il vostro social che usate molto di più, e quindi ci trovate sempre, spunterà in video il link per poterci aggiungere. Vi ricordo anche il nostro Telegram ufficiale, che lo vedrete sempre anche, e quindi venite a farci compagnia anche nei nostri social, stiamo insieme, così potete anche scriverci quale altra canzone andare a fare nel vostro fantastico repertorio di cantanti e musicisti russi. Vi auguriamo il meglio, vi diciamo di stare bene in salute, vi diciamo di essere felici come voi giustamente siete già, ma vi ricordiamo che noi vi amiamo, io e Laura, e quindi continueremo sempre continueremo a scoprire nuovi talenti russi. Grazie per essere stati qui, un abbraccio forte, ciao a tutti. Ciao a tutti!